Vi e Catelyn sono a capo di un piccolo gruppo di soldati sulle tracce di Jinx dopo l'attacco alle altre sfere che governano la città. Si formeranno nuove coalizioni e intanto una forza oscura minaccia tutto e tutti. Ciao ragazzi, bentornati su Wikos, io sono John Mira e oggi censisco la seconda stagione di Arcane che trovate su Netflix. Allora, io non ho mai giocato al videogioco a cui la serie si è ispirata, League of Legends. Quando vidi la prima stagione ero totalmente ignorante in materia, ma quando arrivò su Netflix fece un botto. Stava piacendo a molti e poi come passaparola e leggendo a destra e a sinistra di questo prodotto animato mi sono buttato in questa visione. Dico subito che mi è piaciuta di più la prima stagione, era stata folgorante all'epoca, una delle migliori serie animate che avessi mai visto. Ti emozionava, ti gasava, eri incuriosito e volevi andare avanti con gli episodi e poi eri ipnotizzato dall'aspetto visivo del prodotto. Fantastico. E io adoro lo steampunk. Ecco, questa seconda stagione ha ancora questi elementi, ma ho visto un po' di fretta in alcuni passaggi verso il finale. Allora, questa seconda stagione mi è piaciuta tanto e la consiglio caldamente. Se avete visto la prima, è un diretto seguito della prima stagione. Ritroviamo infatti personaggi che conosciamo e nuovi volti. E lo sviluppo dei personaggi principali è interessante e vengono ben spiegate le motivazioni e i punti di vista durante l'evolversi della storia. Quindi per me non ci sono forzature nei loro comportamenti e tutti questi aspetti dei personaggi sono ben delineati. Questa seconda stagione poi appassiona tantissimo. Anche qui hai quella voglia di vedere come va a finire, anche perché era stato annunciato che questa stagione chiudeva la storia. Quello che voglio sottolineare è che c'è stata cura nella scrittura, sia per la storia principale, per i protagonisti e per le sottotrame. E come già viene fatto presente, un prodotto animato non vuol dire che è per bambini o solo per ragazzini. Arcane è una serie molto adulta, non per la violenza presente o il genere, ma per la storia che narra, per le tematiche che affronta e per i complessi personaggi che incontriamo. Cioè, a volte manco le serie live action sono così ben curate a livello di scrittura. Comunque c'è sempre l'azione, il lato drammatico, storie d'amore, storie di amicizia e la parte sci-fi. Ecco, quest'ultimo, il lato fantascientifico, ha degli aspetti interessanti e complessi nella storia. Non faccio nessun tipo di spoiler, ma lo sviluppo di questo lato della storia è un cardine nella sceneggiatura che culminerà negli scontri finali degli ultimi episodi. E io personalmente su questo fronte avrei voluto vedere uno sviluppo con meno fretta, calcando anche di più la mano sulle spiegazioni. Non che devono fare tutte le volte uno spiegone così il pubblico capisce meglio, si è detto tutto direttamente, ma di dilatare di più questi concetti anche complessi, prendersi più tempo nel narrare questo lato della storia. Non che sia tutto estremamente complicato o non capibile, e non dico assolutamente che lo spettatore non debba sforzarsi nel capire gli argomenti, ma ho visto fretta e anche un po' di superficialità su tutto questo lato della sceneggiatura e di come viene mostrato al pubblico. La stagione è composta da 9 episodi, con uno in più secondo me andava meglio sotto questo punto di vista, un pelo più di tempo nel narrare alcune cose, ecco. Comunque l'animazione è eccezionale. La colonna sonora è composta da vari brani bellissimi, la bellissima sigla degli Imagine Dragons, una delle poche intro che non vuoi skippare. Infatti sono presenti scene senza dialoghi, narrate benissimo con solo immagini e canzoni a tutto volume, come dei piccoli videoclip. Scene stupende. Inoltre i combattimenti in questa stagione li ho trovati più fracassoni, scontri esaltanti grazie ad un'ottima regia e montaggio. Nel complesso la regia è dinamica e a momenti ispirati, ma non chiara su tutti i fronti. Poi magari ci sarà stata fretta per finire il prodotto, vari tagli, o forse stringere la storia su alcuni fronti per il costo di produzione altissimo. Le 2 stagioni di Arcane sono costate complessivamente 250 milioni di dollari circa. Arcane è la serie animata più costosa di sempre, fino ad ora. Sorge una domanda, forse con tale budget non si potevano fare 2 film di Arcane, magari passavano anche per il grande schermo. Comunque con questa seconda stagione conclusiva, Arcane sembra che avrà degli spin-off in lavorazione. Vedremo altre storie di questo universo seriale e sembra che vari addetti ai lavori di questa serie torneranno con altri concept animati, con lo stesso stile visivo, ecco. Infine, per quanto riguarda chi dà le voci ai personaggi principali, 2 nomi sono molto importanti nel panorama del cinema contemporaneo: Ellie Stanfield, per Vi, e Ella Purnell, cioè Jinx. La Stanfield l'avrete vista magari in Bumblebee o la serie Marvel di Hawkeye e in varie pellicole. Quest'anno la troverete in Sinners. La Purnell io l'ho conosciuta con la serie Yellow Jackets e poi tutti quanti con la serie di Fallout. Voto 8,5, molto bella, tecnicamente elevatissima e non mancano le forti emozioni. La prima stagione per me è un prodotto superiore, anche qui equilibrato, e lì il voto era 9. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social, siamo ovunque. Oltre a recensioni di serie e film trovate una marea di contenuti, dai videogames ai giochi da tavolo, libri, gameplay. Si parla a 360 gradi di intrattenimento e c'è anche il Wikos Podcast. Esce ogni martedì e trovate il sottoscritto, Newcreepa e Fishly. Mettete mi piace, condividete e alla prossima avventura. Ciao ragazzi.